È la prima volta che lei si trova di fronte ad una telecamera a fare un'intervista. La rilascia in questo momento perché lei ha paura. Ha paura di cosa? Maurizio Abatino. Ho paura perché è cambiato uno stato di sicurezza, non è più quello che avevo una volta e nonostante delle persone sono ancora fuori, alcune sono a piede libero, i processi sono ancora in corso, mi trovo particolarmente esposto. Io non sapevo neanche che era stato riaperto e comunque c'era in corso il processo Calvi. Processo? Il processo Calvi. Sarà anche una casualità, però io sono stato addirittura arrestato per una stupidaggine, una crisi, insomma, una macchina che non c'aveva la revisione. Sono arrestato e sono trasferito a un carcere duro, un carcere sul Mona. Sul Mona? Mona è un carcere dove è famoso per i suicidi. Durante questa detenzione sono stato chiamato a Roma per un interrogatorio. Per il processo Calvi? Che questo vengo chiamato come testimone e nello stesso giorno mi viene detto che durante il trasferimento non sarei più ritornato a Sulmona, ma sarei andato a un altro carcere che fino all'ultimo hanno tenuto segreto. Dove volevano mandarla? Il carcere di Secondigliano. Ecco, chi c'è al carcere di Secondigliano? Mi risulta che c'è un componente della banda magliana. Come si chiama? Paradisi Giorgio. Paradisi è andato a finire dentro anche per le cose che ha detto lei? Certo. Soprattutto per le cose che ha detto lei. Ma non solo, sembra che ultimamente abbia ricevuto un mandato di cattura per traffico di stupefacenti diretto addirittura dall'interno del carcere. Penso che una persona che quantomeno ha a disposizione insomma, dei movimenti dentro il carcere. Lei a Secondigliano per ora non c'è finito? Sono ritornato a Sulmona. Lei crede che questi comportamenti che lei ritiene particolari siano dovuti al fatto che deve testimoniare al processo Calvi? Secondo me sì, perché se non si spiegherebbe questo tempismo. Lo stesso magistrato mi ha domandato per che cosa ero detenuto, mi ricordo ancora la parola, dice ma questa è una fesseria, dico sì, sarà una fesseria, però io sto dentro uno dei carceri più duri per una fesseria del genere. A quel punto ho detto proprio io vorrei sapere che cosa vuole che so, qualcuno, se vogliono che parlo o vogliono che non parlo, questo è quello che vuole sapere, che siano più chiari. Nel 1998 Maurizio Abatino, come collaboratore di giustizia, aveva testimoniato nel processo per l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Secondo me da quel processo sono cominciati i guai miei anche sotto il profilo insomma del collaboratore di giustizia. A metà degli anni 70, Maurizio Abatino, insieme a Franco Giuseppucci, detto Ernegro, ed Enrico De Pedis, detto Renatino, costituiscono il primo sodalizio che sarà successivamente definito come la Banda della Magliana, una organizzazione criminale che in pochi anni estenderà il suo controllo su tutti i quartieri della capitale e non solo. Voi riuscivate a sapere non solo quello che accadeva nel mondo, diciamo, malavitoso, ma anche molte cose che riguardavano voi, ma per quanto riguarda l'attività di polizia. C'era qualcuno che veniva pagato, voi riuscivate ad avere delle informazioni, da una semplice perquisizione a cose ancora più importanti. Io mi ricordo che una delle prime rapine, una volta siamo stati arrestati a Piazza Pio XI e dovevamo commettere una rapina, avevamo una macchina piena di armi. Io avevo dei documenti falsi perché avevo delle noie. Siamo stati fermati e portati al commissariato. E lì Franco ha subito chiesto di un questore. Certo, chi era questo questore? Il questore Pompon. Pompon. Stavo portato in una stanza e fatalità, nonostante guardi, le persone che ci hanno arrestato sono famose nel senso che facevano parte di una squadra antirapina, quelli che io li conoscevo.
Le indagini sono subito chiuse, insomma, siamo stati arrestati per favoreggiamento e documento falso, la macchina non è stata ritrovata e lì mi sono reso conto, insomma, che Franco aveva fatto qualcosa perché non si andasse a fondo della storia. Quant'era il vostro volume d'affari? Il gruppo Magliana penso che è il gruppo che meno ha accumulato ricchezze, no? Però eravamo diventati per esempio una macchina, una pompa, un'idrovora, che poi tutto quello che entrava, la maggior parte dei proventi insomma andava retribuito ai vari avvocati, perché noi avevamo a disposizione quasi tutti gli avvocati di Roma, medici, dottori, perché no, anche qualche politico, cancellieri. È stato un periodo che entravamo con le macchine a servizio di Stato, entravamo sotto al tribunale, scaricavamo, lasciavamo insomma pellicce, oggetti d'antiquariato. Noi eravamo in contatto con un capocancelliere. Poi lui ci diceva che quei giudici erano corrotti. Non so se millantava o no, però fatto sta che i processi prendevano una direzione come volevamo noi. Cosa portavate a questo capocancelliere? Di tutto, a parte i soldi, anche addirittura ci chiedevano con delle pellicce, cornici, specchi, oggetti di bulgari. C'era Claudio Sicilia, che è una cosa che si può controllare. Aveva un processo per omicidio che doveva andare definitivo. Se si controlla quanti anni. Noi ogni volta andavamo lì, veniva aperto un armadietto e il fascicolo veniva messo sempre sotto. Lasciavamo 10-15 milioni. Su quel fascicolo che riguardava un omicidio commesso da Sicilia, già condannato in primo o secondo grado, non andava mai definitivo, non veniva mai fatta la Cassazione, veniva sempre ritardato. Per quanto riguarda invece diciamo, i rapporti con i politici, con la magistratura, lei teneva il rapporto con, diciamo, con la sfera medica soprattutto. Con i politici, i magistrati, chi è che se ne occupava? Il gruppo Testaccio. Avevamo gli ospedali di Roma, Sant'Eugenio, San Camillo, dico, le cliniche, centro clinico di Regina Coeli, centro clinico di Re Bibbia, cioè, sono cose importanti, ma sono importanti. Un dirigente sanitario di un carcere, penso che c'ha un valore importante ai fini del processo, della carcerazione. Immagini un po', insomma, una persona importante che entra al carcere e non può fare il carcere, basta insomma, che il dirigente sanitario lo manda in clinica, cose che succedono anche adesso, lo manda in clinica, ricoverato e dopo 3-4 mesi prende la libertà provvisoria per causa malattia. Quanto riguarda il dirigente sanitario di Re Bibbia, un giorno venne nella mia cella, mi disse che era in difficoltà perché era stato arrestato, era stato portato Michele Sindona Nel carcere di Re Bibbia, era stato messo nella cella di Aliaccià, perché lui era momentaneamente assente, e stava ricevendo delle pressioni sia dalla Chiesa che dalla politica per trasferimento. C'era chi lo voleva mandare a far trasferire e chi lo voleva invece fermare a Re Bibbia. Quando Sindona viene trasferito e lascia Re Bibbia, poi Poco dopo si suicida, diciamo così. prende il caffè. Prende il caffè. E questo dirigente sanitario aveva delle pressioni. Chi è che voleva che Sindona lasciasse Re Bibbia? Non me lo ricordo. Erano personaggi dello Stato e della Chiesa? Sì, politici e della Chiesa. Della Chiesa. C'era chi lo voleva fermo lì a Re Bibbia, appunto, per andare avanti, cartellini, insomma chi lo voleva proteggere e chi l'avrebbe mandato a un carcere fuori Roma. I rapporti della banda della Magliana con il Vaticano. I rapporti già c'erano appunto negli anni 70, per metà 70. All'epoca si conosceva Monsignor Casaroli. Che rapporto avevate? Quel rapporto ce l'aveva Franco. Che tipo di rapporto era? In quel tempo Renato era detenuto e lui si occupava insomma, del processo di Renato per farlo uscire.
Dopo il rapimento di Moro, chi è che viene a chiedervi qualcosa? Viene appunto l'onorevole Piccoli, ma non è tanto il fatto che sia venuto lui, ma chi ce l'ha mandato. Ecco, ma ci racconta come è avvenuto questo incontro? Dove è avvenuto? Come l'avete saputo? È venuto a Via Merconi, sul bordo del fiume, insomma. Chi eravate? Eravamo un po' quasi tutti della banda, comunque c'era io, Franco, Giuseppucci, Nicolino Selis, appunto, che aveva preso il contatto, era stato... Ma vedi, Franco Piccolo era stato mandato da Raffaele Cutolo, questa è la cosa più... C'era stato mandato da Raffaele Cutolo. Che era amico di Nicolino Selis. Nicolino Selis, e voleva sapere, insomma, se potevamo fare qualcosa per salvare comunque la vita di Moro. Oggi non escludo che abbia dato anche qualche informazione, Franco, senza dire niente, conoscendolo. Che tipo di informazione? Hai detto dove si trovava? All'epoca, anche perché era in zona nostra. Il covo dove fu tenuto prigioniero l'onorevole Moro prima di essere ucciso fu quello di via Montalcini. Via Montalcini si trova tra via Portuense e via della Magliana, poco distante dalle abitazioni proprio di alcuni appartenenti alla banda della Magliana. Altri politici hanno fatto sapere che non dovevate più interessarvi alla liberazione, all'individuazione del covo di Moro. È vera o no questa storia? Non lo so, non sarebbero venuti certamente da me a dirmelo. Sarebbero andati da? Da Franco, da Nicola Bruciati. La strage di Bologna, 2 agosto 1980. Lei direttamente cosa sa riguardo la strage di Bologna? Non ne so molto, però penso che andava approfondito di più il discorso di Ordine Nuovo. Il ruolo che ci hanno avuto appunto le persone legate a Semerari. Proviamo a ricostruire quelli che erano i rapporti con questi estremisti. Noi abbiamo conosciuto Semerari perché avevamo bisogno delle perizie. Lui si definiva un nazifascista, lui aveva una villa appunto in un paesino vicino Rieti con 7 Doberman che li parlava in tedesco. Avevo letto con le svastiche, la bandiera nazista, una persona proprio nazifascista al 100%. Erano convinti anche di poter arrivare a un colpo d'Estato, tant'è vero che facevano proprio delle esercitazioni sulle campagne di Reatino, con i Land Rover, canadesi, tende, insomma, un gruppo un po' esaltato. A noi quello che ci interessava, a parte Franco che era un po' diciamo, più di destra di tutti, a noi quello che Giuseppucci si dichiarava fascista? Sì, fascista, lui aveva le dischi, lo scioglimento delle Camere, di Mussolini, a quello che mi interessava più che altro le perizie. Poi dopo si era arrivato a un compromesso, appunto, insomma, una sorta di cosa appunto per finanziare anche loro, che loro, sempre nell'ambito dei sequestri, loro ci volevano dare insomma, dei personaggi da sequestrare con delle informazioni e loro avrebbero finanziato il partito, insomma il gruppo. Comunque Semeraria poi è stato arrestato, mi sembra, anche per la strage di Bologna. Ricordo che insomma, avevamo anche minacciato che se non facevano un film insomma, avrebbe parlato. E dopo un po' insomma, è stato ucciso a Napoli. Aldo Semerari, psichiatra forense, legato alla P2 e ai servizi segreti, era l'anello di collegamento tra la malavita organizzata, a cui faceva perizie di favore, e i gruppi clandestini neofascisti utilizzati per la strategia della tensione. Depositario dei più importanti segreti sulle stragi, venne eliminato in una faida della Camorra. Il 1 aprile 1982 il suo cadavere decapitato venne ritrovato ad Ottaviano, vicino Napoli, il paese di Cutolo. Anche la sua segretaria venne suicidata. Il Sismi lo aveva abbandonato al suo destino, dopo che aveva minacciato di parlare. Secondo me, tutti quanti, cominciando da Giuseppucci, Franco, tutti quelli che hanno avuto a che fare con dei personaggi del tipo servizi segreti, che vanno direttamente,
sono tutti morti e non mi sembra una casualità. Anche Giuseppe Pucci è morto dai proiettili, ammazzato dai proiettili. Però io dico che i proiettili all'epoca non si sarebbero mai sognati da ammazzare Giuseppe Pucci se non fossero stati spinti da qualcosa, o comunque appoggiati. Insomma. Per depistare le indagini sulla strage di Bologna, alti ufficiali piduisti del Sismi fanno trovare sul treno Taranto-Milano una valigia piena di armi e di esplosivi. Ci sono anche dei documenti che fanno credere ad una pista internazionale. Mentre Semerari è in carcere, viene fatto trovare un mitra in una borsa con altre armi, con dell'esplosivo. Questo mitra lei in un processo l'ha riconosciuto. Che cosa ha detto? Che è un mitra che avevamo noi nel Ministero della Sanità. Erano diventate tante le armi a disposizione, proprio tante, usando sia un luogo così come una persona incensurata, il rischio era molto, molto minore. Come sia finito lì, il problema. Oggi forse posso dire che nel Ministero della Sanità erano poche le persone che avevano accesso. Io, Carminati, un ragazzo dei NAR, e Danilo Bruciati e il napoletano Sicilia. Chi è che l'ha dato ai servizi? Ecco, questo ho dei dubbi perché io mi ricordo che quel mitra era stato prelevato da Carminati e io non ricordo che poi l'abbia più rimesso A posto. a posto. Però anche gli altri che avevano libero accesso. Però anche Danilo avrebbe avuto la parte sua, insomma. Nel pieno della bufera politica sul caso Calvi, il 27 aprile 1982, Danilo Abruciati, legato ai servizi segreti e alla banda della Magliana, compie a Milano un attentato contro il vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone, ma viene ucciso da una guardia giurata. Lo trovo alquanto strano, troppo casuale, insomma, che quella guardia giurata si trovasse lì a quell'ora. Insomma. Sembra una cosa organizzata. Ho questa impressione. Non dico che era uno dei servizi segreti, però poteva essere stata avvisata che magari andava a Danilo a fare un attentato. Danilo Abruciati, che rapporto aveva con voi? Diciamo che ha gravitato un po' tra vari gruppi, fino a che si era legato proprio più di tutti col gruppo di Testaccio, con Renatino De Pedis, che era un personaggio ambiguo, era un po' schivo, una persona insomma intrallazzi, conosceva tutta la malavita di Roma, conosciuta da tutti, c'era un sacco di nemici, aveva subito qualche attentato anche, macchina blindata. A proposito di questi personaggi, Pazienza, lei l'ha conosciuto? L'ho conosciuto. L'ho visto una volta ci è stato chiesto se potevamo fare un omicidio all'estero e quasi sicuramente si trattava appunto di Sindona. Di Sindona? Dove era all'estero? In America. E Pazienza cosa vi chiese? Ci chiese se potevamo occupare di questa situazione. Cioè, ci aveva mandato appunto Semerari tramite D'Ortensi. Abbiamo avuto un appuntamento a Roma. Sappiamo che era una persona dei servizi segreti. Eravate lei? Collegata ai servizi segreti. Eravamo io, Picconi, Franco, Giuseppe Pucci e un altro della banda che non ricordo. Come avete risposto a questa richiesta? Volevamo prendere tempo. Ma penso che anche lui più che altro ci ha potuto conoscere. Soltanto che dopo avvenne una serie di arresti, insomma, andare a finire dentro e la cosa non so più. Non so più fare. Sì. Carboni era sempre legato al gruppo di Testaccio. Che rapporto c'era tra loro? C'era un rapporto di interesse, nel senso lui costruiva nel campo immobiliare, venivano dati dei soldi per un riciclaggio, un interesse. C'era tutto un giro appunto delle persone al di fuori, più che altro per il riciclaggio dei soldi.